Ciao a tutti, un altro aggiornamento. Come come avete visto dal titolo, parliamo della notte passata qua, delle notti passate qua. Ehm, Intanto volevo ringraziare tutti quelli che si sono preoccupati tra di voi proprio che io passassi bene la notte. Grazie a tutti. Vi confermo che passo benissimo la notte. Eh, Avevo accennato tempo fa in un altro video che ho già da un po', da penso un mese e mezzo, disattivato la fornitura di gas a casa. Avendo disattivato la fornitura di gas a casa, stavo vivendo al freddo, quindi senza riscaldamento anche a casa. Questo perché continuavano ad arrivarmi bollette che non potevo pagare, quindi semplicemente l'avevo disattivata. E siccome avevo già cominciato a portare qua roba, i piumini li avevo già portati qua, stavo dormendo a casa al freddo, più freddo che qua. Quando, non so se vi ricordate, avevo fatto la prova durante la giornata di dormire qui, avevo dormito meglio che a casa. E adesso che mi sono spostato dal 1° dicembre, quindi per questa decina abbondanti di notti, qua sto dormendo veramente bene, perché sto usando tutti e due i piumini contemporaneamente, ne ho uno, sono molto vecchi, penso che abbiano più di 15 anni, però più o meno o lo rompi o se no funziona sempre. Mi sono tutti e due regali, uno è piuma d'oca vera piuma d'oca, che ovviamente io non avrei mai comprato, però me l'hanno regalato, lo uso. e l'altro invece è un sintetico. Facendo un paio di prove ho messo a contatto della pelle, quindi sopra il lenzuolo che copre me, quello in piuma d'oca, e sopra come secondo strato quello sintetico, perché il sintetico tiene molto caldo, però ci mette un po' di più a riscaldarsi col calore del corpo, mentre quello in piuma d'oca si riscalda immediatamente. Quindi ho preferito così, almeno appena entro sotto le coperte si scalda subito, perché comunque stando qua con 0 gradi o 1-2 gradi o anche sotto 0 mi è capitato, i piumini stando lì fermi così sono freddi, sono molto freddi. E, però si scalda, appunto quello in piuma d'oca si scalda immediatamente col calore del corpo, per quello che l'ho messo sotto come primo strato e sopra quello in sintetico. Come vedete questi qua sono gli strati, questo qua è il piumino sintetico, questo chiaro, questo blu, azzurro blu, è quello in piuma d'oca. Tra l'altro per entrare e uscire ovviamente qui nell'abitacolo, non essendoci riscaldamento, fa piuttosto fresco, più o meno c'è la temperatura esterna, quindi per entrare e uscire io uso un trucco che usavo addirittura in campeggio proprio da ragazzino, quando andavo in campeggio con i miei genitori, che praticamente vestito come sono mi metto tra i due strati, tra un piumino e l'altro, mi sdraio, sto dentro questo piumino per 10 minuti, il tempo che la zona tra i due piumini si scaldi, dopodiché comincio a spogliarmi. Tra l'altro lascio gli indumenti che tolgo, quindi i pantaloni della tuta e le felpe in pile, le metto da una parte contro la parete di davanti, diciamo arrotolate, perché così durante la notte il caldo che arriva dal piumino d'oca, cioè il calore mio, tiene caldi i vestiti che mi trovo caldi la mattina. Quindi spogliandomi sotto i due strati e avendo aspettato che sia caldo, decentemente caldo, mi spoglio al caldo, quindi non soffro freddo, assolutamente.
Dopodiché, quando ho finito di spogliarmi, senza togliere lo strato sopra, che questo qua per fortuna è anche molto abbondante perché è una piazza e mezzo abbastanza lungo, quindi riesco a muovermi tranquillamente stando sotto senza scoprirmi. Quando ho finito di spogliarmi, sono pronto a entrare sotto il piumino d'oca e sotto il lenzuolo. Allora, senza scoprirmi da questo, sposto il piumino e il lenzuolo, passo sotto dove poi dormirò, mi ricopro e mi ricopro con lo strato sopra, quindi non esco al freddo, no? Quindi mi spoglio completamente al caldo, tranquillamente. Quindi non è assolutamente un problema né entrare né uscire la mattina, perché faccio la procedura inversa, avrò i vestiti che mi sono tolto e che mi rimetto tra i due pile tenuti tiepidi, non caldi, ma tiepidi dal calore che arrivava dal corpo tutta la notte, quindi mi vesto tranquillamente al caldo. Quindi in pratica eh, dormo benissimo, dormo al caldo, come avevo visto nella prova che avevo fatto, il materassino che c'è sotto tiene il calore del corpo, quindi mentre appena entro il materassino si è scaldato solo dove ero sdraiato, come vi dicevo, tra uno strato e l'altro aspettando di spogliarmi. Appena sono dentro, nel giro di 15 minuti, 20 minuti, il materassino comincia a scaldarsi un po' tutto, cioè il calore del corpo si sparge nel letto. E quindi, per esempio, la mattina io trovo che non c'è più neanche una zona fredda dentro il letto, quindi se poi per esempio ci metto un po' di più a addormentarmi, dopo un po' sto veramente bene, cioè non soffro assolutamente freddo quando sono sotto le coperte. Il piumino esterno, quello sintetico, è molto ampio e copre bene da tutte le parti, quindi non si infiltra fresco, diciamo, sotto le coperte. Uso un altro trucco, sempre derivato dall'esperienza del campeggio, che siccome è bello ampio il piumino sopra, lo rimbocco sia dalla parte dei piedi sia dalla parte della testa, cioè io ho la testa coperta come fosse, sapete, quei sacchi a pelo con il cappuccio che si possono addirittura chiudere, che lasciano solo la parte per respirare, insomma, una cosa del genere, ecco. Siccome comunque aria ne passa, non c'è rischio di rimanere, che ne so, soffocati, no? Cioè, voglio dire, sono piumini, passa l'ossigeno passa, quindi io sono bello coperto, non entra fresco durante tutta la notte, nel giro di pochi minuti da quando sono dentro si scalda, quindi sto dormendo veramente veramente bene. In tutte queste notti In tutte queste notti, solo una notte mi sono svegliato in piena notte, probabilmente qualche rumore, qualcosa, no? Ma le altre notti non mi sono più svegliato, quindi solo il venerdì 1° dicembre, durante la notte, a un certo punto mi sono svegliato, poi c'era silenzio, probabilmente una macchina che passava un po' più rumorosa, c'era silenzio e mi sono riaddormentato subito, quindi poi non mi sono più svegliato durante le altre notti, le decine abbondanti di notti che ho fatto qua, quindi nessun problema. Tra l'altro una cosa di cui mi sono stupito, perché io dormo bene, però in alcuni momenti ho anche un sonno leggero, per esempio mi capitava di svegliarmi anche a casa, a casa io ho un tetto spiovente, sono un sottotetto, e una delle mie sorelle ha un sacco di gatti, i gatti camminano sul tetto, io di notte ogni tanto mi svegliavo a casa perché sentivo il rumore sulle tegole dei gatti, no? Perché fa un po' di rumore, perché le tegole un po' si muovono, quindi fa un po' di rumore. Quindi pensavo, quando sono venuto qua, che siccome la strada che c'è qui davanti, proprio davanti al muso del camper, è piuttosto trafficata perché è una delle vie di uscita dal paese dove vivo, pensavo di avere problemi a dormire, invece assolutamente no, un po' perché di notte non si muove nessuno. Dopo
le 11 già non passa quasi più nessuno, passano in pochi. Un po' anche perché appunto dormendo bene ed essendo coperto dal piumino non sento troppo l'esterno, quindi mi trovo molto bene. Ho provato a fare ovviamente anche il venerdì e il sabato sera, dovunque c'è un po' più di traffico, ci sono magari i giovani in giro, eccetera, ma nessun problema. Io comunque avevo da fare in quelle sere, sono rimasto anch'io alzato fino a mezzanotte l'una, quindi c'era un po' più di traffico ovviamente a quell'ora lì, però io non ero ancora a letto, quindi non mi ha assolutamente dato fastidio e comunque non mi darebbe fastidio, ho notato, perché comunque ogni tanto c'è qualche macchina che va e che viene. Questo tra l'altro dove sono è anche un parcheggio piuttosto frequentato, quindi è capitato delle volte mentre ero a letto che arrivasse qualcuno, però arriva, fa un po' di rumore, sbatte la portiera, che ne so, e poi basta, cioè non è che mi tiene sveglio le ore. In effetti non mi sono mai svegliato, quindi non è mai stato un problema. Quindi direi, per riassumere, la notte dormo benissimo. Tutte le notti che ho passato qua ho dormito benissimo, dormo al caldo, dormo veramente comodo, molto molto comodo. Ah, ecco, il materassino anche ho trovato che è molto comodo. A me piace dormire su letti abbastanza duri, non morbidi, per mia abitudine, per mia comodità. E quel materassino lì è una bella via di mezzo, non è durissimo ma non è neanche morbido, quindi è perfetto per me, per il mio corpo. Per cui dormo bene, non mi sveglio con nessun problema, eccetera, anzi parecchie giornate mi sono svegliato fin troppo tardi perché dormivo bene, dormivo veramente bene, quindi mi svegliavo tardi. Invece in queste mattine qua sono tornato al mio ritmo, che mi sveglio anche senza sveglia abbastanza presto. Infatti adesso è abbastanza presto, per quello che non c'è tanta luce. E cosa volevo dire? Quindi dicevo, dormo bene, non ho problemi, non mi sveglio, non mi dà fastidio il rumore, sto al caldo, sto comodo, entro e esco dal letto senza soffrire il freddo e quindi direi meglio di così. Come dicevo, sto dormendo meglio qua che le ultime notti che passavo a casa, perché avevo portato qua i piumini e a casa avevo solo diversi strati di coperte, ma non è come i piumini, non sono così efficaci, quindi là avevo più freddo che qua. E tra l'altro a casa avevo un materasso un po' vecchiotto anche quello, e non era molto comodo. Questo è più comodo, anche se ho trovato l'unica pecca, ma è roba da niente, che il materassino, quello che c'è lì, è leggermente cioè ha un po' una piega dentro, cioè chi ci dormiva gli ha fatto prendere una piega, quindi non è urgente perché non è assolutamente un fastidio, magari più avanti lo cambierò, quando tra un anno, 2 anni, se avrò soldi, senza problemi, perché non mi dà nessun fastidio, ma è perché è proprio una roba da poco, ecco. Cioè, è l'unica pecca, diciamo, ma non è assolutamente un problema. Quindi direi la notte e il sonno sono perfetti. Ok, quindi la notte siamo a posto, vi ho raccontato, dormo benissimo, eh, sull'argomento non c'è altro da dire, non penso che cambi nel tempo, quindi credo che dormirò bene, continuerò a dormire bene. Eh, Tra poco preparerò un altro video dove invece vi racconto come si sta all'aperto qua nel camper. Rimanete sintonizzati e al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti per la preoccupazione che mi avete dimostrato nei giorni in cui non mi sono fatto sentire, che qualcuno mi ha detto ma com'è, sei tornato indietro, ti sei portato tutto in casa? Niente di questo, anzi sono qua volentieri perché dormo bene. Eh, Grazie a tutti appunto di esservi preoccupati, siete sempre molto gentili, molto educati, eccetera. E grazie delle visualizzazioni, grazie di tutti i buoni pensieri fatti nei miei confronti e della preoccupazione. Ciao a tutti,
ai prossimi video.